Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questa piccola torcia tattica della TrueNight. Si tratta del modello T1S, una torcia tattica, una torcia per utilizzo quotidiano che ormai sto tenendo nella mia tasca per utilizzarla regolarmente da febbraio, quindi la conosco molto bene. Oggi vi farò vedere quali sono le sue caratteristiche, ovviamente vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Il suo prezzo è circa 40 euro. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto e oggi voglio fare anche un confronto con la Olight Button 3. Quindi vedremo anche la differenza fra due torce di piccole dimensioni che diciamo svolgono su per giù la stessa funzione. Quindi mettiamolo sul bancone, vediamo quali sono le sue caratteristiche, vediamo quanta luce mette, facciamo un paio di prove in esterno e valutiamole assieme. Iniziamo. Quindi viene venduta come tutte le torce della TrueNight all'interno di una scatolina in cartone. All'interno troveremo degli O-ring di ricambio, anche un tappo di ricambio per il vano di ricarica, il cavo USB di tipo C e il manuale di istruzioni con tutte le indicazioni anche sulle varie potenze e la durata in base all'impostazione che utilizzeremo. Guardando la torcia vediamo che effettivamente innanzitutto è bella da vedere. Un design compatto, pratico da tenere fra le mani e ci permette quindi di illuminare molto bene senza avere nulla di ingombrante. Quindi si può mettere anche in tasca, abbiamo il laccetto per poterla assicurare al nostro polso. Questo è l'unico tasto di accensione che ci permette di regolare anche diverse funzioni e l'intensità luminosa. Questo è il coperchietto per la ricarica, è in gomma, ovviamente la rende impermeabile. Questa è la clip che è possibile anche rimuovere, che può essere utilizzato in uno o nell'altro verso, quindi si può utilizzare anche come una torcia frontale. Sulla parte alta a proteggere il vetro abbiamo questa corona che sporge leggermente, quindi in caso di caduta non andremo a urtare direttamente sul vetro. Da questa parte si svita, troviamo l'O-ring che la rende impermeabile e al suo interno la batteria ricaricabile da 3,7 V e 1100 mAh. Ma accendiamola e guardiamo quali sono le sue funzioni. Allora, per poterla accendere dobbiamo utilizzare questo tastino. Una volta premuta si accenderà con l'ultima modalità utilizzata, infatti ha un effetto memoria. Se io adesso vario luminosità e la spengo, questa è la modalità più bassa, riaccendendola avrò la luminosità più bassa. Ed è possibile variare la sua intensità luminosa mantenendo premuto il tasto di accensione. Abbiamo anche la possibilità di attivare la modalità turbo, quindi premendo 2 volte il tastino di accensione, oppure di attivare la modalità strobo premendo 3 volte lo stesso tasto. Anche questa, come la Button, ha la base magnetica, quindi è possibile utilizzarla nel caso in cui ci dovessimo trovare in situazioni nelle quali dobbiamo dirigere la luminosità in un punto particolare, collegandola ad una superficie metallica, per esempio un coltello, conficcandolo su una corteccia di un albero e puntando il fascio luminoso dove ci necessita. Ma è possibile utilizzarla anche sulla carrozzeria dell'automobile, all'interno del vano motore, quindi sul cofano, e dirigendo il fascio luminoso verso il basso. Guardiamo le differenze quindi con la Olight. Leggermente più piccola, sia per quanto riguarda il diametro che per quanto riguarda le dimensioni in generale. Entrambe hanno il corpo con questa finitura antiscivolo, ma la Olight rispetto a questa per esempio ha il caricabatterie dedicato. Nel caso in cui dovesse danneggiarsi o dovessimo smarrirlo non potremmo più ricaricarla, invece in questo caso basterà un comune cavo USB di tipo C e quindi ci risolverebbe il problema per ricaricarla in qualunque circostanza, anche con un caricabatterie di un cellulare, senza nulla togliere ovviamente alla Olight, però facendo un confronto già questo è un piccolo dettaglio che mi risalta all'occhio. Entrambe dichiarano su per giù la stessa intensità luminosa, quindi la TS1 dichiara 1212 lumen, invece la Olight 1200. Quindi guardiamo le caratteristiche tecniche della TrueNight, il prodotto che adesso stiamo recensendo. Abbiamo in modalità strobo un'emissione di 1080 lumen per 157 secondi, invece in modalità Firefly, quindi la modalità più bassa, avremo mezzo lumen per 27 giorni, in modalità low avremo 7 lumen per 44 ore, in modalità media 94 lumen per 5 ore e mezzo, in modalità alta 407 lumen per 80 minuti e in modalità turbo avremo 1212 lumen per 5 minuti più 317 lumen per i restanti 70 minuti. Può raggiungere una distanza massima di 184 metri e può resistere a cadute da 1,5 m di altezza. È impermeabile, quindi è possibile immergerla fino a 2 metri anche da accesa. È possibile ricaricarla con qualunque caricabatterie USB. Vediamo che mettendola sotto carica si accende questo LED che diventerà di colore blu quando la batteria sarà carica al massimo. Sempre tramite questo LED riusciamo anche a capire il livello di carica durante il suo utilizzo. Infatti con una ricarica compresa fra il 21 e il 100% sarà di colore blu. Fra l'11 e il
20% sarà di colore rosso e fra l'1 e il 10% invece lampeggerà di colore rosso. Si può utilizzare anche sotto carica, quindi in questo caso accendendola però avremo solamente una funzione, modalità relativamente bassa, che però ci permette di utilizzarla a differenza di tante altre torce che mentre sono sotto carica non si possono utilizzare. Quindi facciamo un paio di prove in interno, facciamo anche un rapido confronto con questa, quindi vediamo innanzitutto le varie funzioni. Accendendole entrambe abbiamo l'ultima modalità utilizzata, quindi in questo caso la più bassa, e sia per una che per l'altra possiamo variare l'intensità luminosa semplicemente premendo il tastino. Per entrambe abbiamo la possibilità di attivare la modalità turbo con il doppio clic. Come vedete praticamente la luminosità è identica, emettono un fascio luminoso circolare e entrambe con la tripla pressione ci offrono la modalità strobo. Ed entrambe, mantenendo premuto il tastino, ci permettono di utilizzare la modalità Firefly, la più bassa, che ci consente con una luminosità bassissima di leggere qualcosa oppure fare segnali luminosi ed essere individuati. Facciamo la prima prova quindi iniziando proprio dall'interno del mio piccolo laboratorio. Tutto al buio, partiamo con la TrueNight T1S in modalità più bassa. Come vedete riusciamo ad illuminare di fronte a noi, riusciamo a vedere sia frontalmente, quindi dove è diretto proprio il fascio luminoso, e leggermente anche di lato. Mettiamo la modalità successiva, ok, con questa riusciamo a vedere molto meglio, sempre fascio luminoso concentrato nella zona centrale, leggermente grandangolare. Andiamo all'altra modalità, quindi modalità turbo, questa è davvero potentissima, quindi secondo me è eccessiva e illumina parecchio, forse più del necessario. Puntando verso l'alto abbiamo la possibilità di diffondere il fascio luminoso in modo da illuminare con una luce soffusa che si diffonda in modo omogeneo per tutto l'ambiente. Facciamo anche un rapido confronto quindi con la Light. Allora, questa è la modalità più bassa sempre della TrueNight. Accendiamo anche la Light, come vedete sono praticamente sovrapponibili. Questa in alto per ora è la Light, adesso in basso abbiamo la Light e adesso sono affiancate. Praticamente la stessa luminosità. Vediamo se riesco ad affiancare anche le modalità successive, quindi modalità intermedia, O-Light, TrueNight, praticamente quasi uguali, anche sovrapponendole, mettendole una sopra l'altra. Per ora in alto abbiamo la TrueNight, in basso la O-Light, sono praticamente identiche. Modalità turbo per quanto riguarda la O-Light e modalità turbo per quanto riguarda la TrueNight, praticamente quasi identiche. Sto cambiando e scambiando questa la TrueNight e questa la O-Light, hanno praticamente le stesse caratteristiche. Adesso proviamo la modalità Firefly, quindi la modalità più bassa con mezzo lumen. Siamo al buio pesto, davanti ho il manuale di istruzioni, l'accendo con la modalità più bassa e riesco a leggere tutto perfettamente, quindi una luminosità adeguata per questo tipo di utilizzo, sia per cercare piccoli oggetti all'interno di spazi, all'interno del bagagliaio dell'auto, cassetti eccetera, che per poter leggere, e questo ci offre un'autonomia molto elevata, quindi si può sfruttare per tantissimi giorni. Quindi la modalità Firefly è molto indicata anche per fare segnali luminosi. Allora ragazzi, non so come mi riuscirà questa ripresa perché con una mano non è semplicissimo, quindi proviamo ad accendere. Ok, già mi stavano cadendo, quindi stavo dicendo proviamo ad accendere prima la TrueNight modalità turbo, ho messo lo strobo, ok, modalità turbo. Adesso accenderò anche la O-Light in modalità turbo. Ok, non è proprio semplicissimo. E allora questa è la O-Light e questa è la TrueNight. Facciamo anche una zoomata. TrueNight, O-Light, praticamente quasi identiche, se non notiamo praticamente quasi differenza fra le due torce. O-Light e TrueNight, cambia solamente la tonalità, luce fredda, luce calda. Proviamo a zoomare. TrueNight, O-Light, praticamente due torce quasi identiche. Ok, adesso proviamo da vicino, circa 5-6 metri da questa parete alberata. Proviamo con la luminosità più bassa, riusciamo a vedere, vediamo anche da vicino, quindi riusciamo tranquillamente a distinguere ostacoli, muoverci. Proviamo quindi con la modalità successiva. Ok, molto più luminosa. Proviamo l'ulteriore luminosità e poi proviamo anche la modalità turbo. Ok, guardate, riusciamo a vedere
sia lateralmente che ovviamente nella parte frontale. Quindi una gran bella luminosità anche per esterno, per muoverci. Certo, questa forse è un po' eccessiva, basterebbe anche la modalità intermedia per vedere molto bene. Ed essendo magnetica riusciamo anche in questo caso a fissarla sulla, per esempio, carrozzeria dell'automobile oppure qualunque altra struttura per poter illuminare come ci necessita. E come vi ho fatto vedere anche per altre torce, possiamo metterla tranquillamente nel cofano della nostra automobile e illuminare per esempio nel vano motore. Sfruttando la parte magnetica possiamo posizionarla in qualunque angolazione, quindi dirigere il fascio luminoso proprio dove ci serve, e grazie alla sua luce grandangolare possiamo illuminare non solo il centro ma anche tutto attorno, anche non utilizzando per forza la modalità più luminosa. In questo caso riuscirei a muovermi tranquillamente, quindi fare manutenzione, insomma tutto ciò che serve, semplicemente fissandola nella struttura dell'auto. E ora voglio farvi vedere anche la sua luminosità in una zona non molto buia. Quindi questo vialetto ha un'illuminazione, accendendo una torcia poco potente non vedremmo il contrasto fra il buio e la luce. In questo caso invece, come vedete, la modalità più bassa ci permette di illuminare da vicino, ma man mano che aumentiamo, anche se già abbiamo un'illuminazione, riusciamo a distinguere la potenza, soprattutto in modalità turbo, e illuminare anche fino a lontano. Guardate, quella casa in fondo è lontana, saranno almeno 200 metri, comunque a occhio non mi regolo, ma comunque è distante, e riusciamo ad illuminare fino a lì, spenta e modalità turbo. Stessa prova però che voglio fare anche con la light, quindi andiamo in modalità turbo e anche con questa riusciamo ad illuminare molto bene. Adesso provo ad affiancarle, vediamo se mi riesce. Quindi devo accendere entrambe in modalità turbo con doppio clic. Già la light accesa, ok. Come vedete questo è il fascio luminoso della light, invece questo è quello della True Night. Sono praticamente sovrapponibili, anche affiancandole in questo modo abbiamo la stessa luminosità. Allora ragazzi, approfitto di questa umidità per farvi vedere il fascio luminoso di entrambe, True Night e O-Light. Anche in questo caso quasi stessa luminosità, distanza, potenza eccetera sono praticamente le stesse. E allora ragazzi, quindi avete visto che la True Night T1S è una torcia di piccole dimensioni, di utilizzo quotidiano, che insomma è una torcia veramente utile che emette una buona luminosità. Una torcia che ormai porto con me, come si vede dai segni anche sulla clip, da febbraio, quindi è diventata la mia torcia, la torcia che mi fa compagnia costantemente. Cosa dire, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto anche il confronto con la O-Light, tanto per avere un paragone e confrontarla con altri prodotti. Vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione. Spero anche di ottenere un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, se il video vi è piaciuto cliccate anche sul tastino mi piace qua giù e vi aspetto per tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!